tutti, ci troviamo qui per vedere come si fa una diretta utilizzando un programma gratuito che si chiama Streamlabs OBS. Streamlabs OBS è un programma che purtroppo attualmente esiste soltanto per Windows, non esiste ancora né per Linux né per Mac, quindi se avete Mac oppure Linux dovete necessariamente in questo caso utilizzare un altro programma sempre gratuito che si chiama OBS. I due programmi che normalmente sono più utilizzati per le dirette sono infatti proprio questi due. Streamlabs OBS, che è il programma che utilizzo io, gratuito, ma come dicevo è disponibile soltanto per Windows, e l'altro programma che invece è OBS Studio, che anch'esso è gratuito, ma esiste ed è disponibile sia per Windows, per Mac e anche per Linux. Quindi se utilizzate Mac o Linux dovete utilizzare OBS Studio, che ripeto però è completamente gratuito. Il motivo per cui io non uso OBS Studio ma uso Streamlabs OBS è che a mio avviso è più semplice, o almeno è più semplice per le mie esigenze. Mi permette di lavorare su più livelli, esattamente come faccio quando costruisco un'immagine su Photoshop. In realtà questo lo fa anche OBS Studio, ma il modo in cui lo fa Streamlabs OBS è sicuramente più semplice, forse anche più intuitivo. Quindi la prima cosa da fare è scaricare Streamlabs OBS. Una volta scaricato e aperto, questa sarà la schermata che ci troveremo davanti, quindi una scena completamente vuota, un'immagine nera. Questo perché ancora non abbiamo costruito la nostra scena. Quando costruiremo la nostra scena, qui vedremo quello che andremo a trasmettere. La prima cosa da fare è a questo punto andare in impostazioni in basso a sinistra. Cliccando sulle impostazioni bisogna andare in Stream. A questo punto occorre collegare il nostro canale YouTube, quindi naturalmente mettere alcuni parametri importanti del nostro canale YouTube all'interno di questa tab. Quali sono questi parametri? Questi parametri sono innanzitutto il servizio. Qui bisognerà mettere che si utilizza Streamlabs OBS per fare delle trasmissioni, delle dirette. Qui si metterà il servizio, quindi YouTube, io ho specificato anche la categoria, cioè YouTube Gaming. Nella sezione server basta mettere Primary YouTube Ingest Server, non è il caso di aggiungere altro. A questo punto qui occorrerà inserire il codice delle dirette. Il codice delle dirette lo si può trovare direttamente sul proprio canale YouTube. Per trovare il codice delle dirette, l'operazione più semplice che si può fare è quella di andare sul proprio canale YouTube, andare in YouTube Studio, fare finta di iniziare una diretta, quindi andando qui in alto a destra dove c'è questa icona Trasmetti dal vivo, cliccare, avviare un nuovo streaming qua sotto, qui avremo l'ultimo streaming trasmesso, la possibilità di copiare e crearne uno nuovo partendo dai dati di quello trasmesso oppure creare un nuovo streaming. Io adesso creo uno streaming di test giusto per vedere i parametri che ci interessano per i settaggi. Lo posso lasciare anche. Qui posso settare se il streaming può essere pubblico oppure non in elenco oppure privato. Se è pubblico chiunque lo potrà trovare, se non in elenco soltanto chi ha il link può trovarlo, se è privato è visualizzabile soltanto da te. A questo punto creo uno streaming. Una volta creato lo streaming, io avrò la possibilità di vedere la mia chiave streaming. Ora in questo momento non posso fartela vedere, ma se tu volessi vederla ti basterebbe cliccare qui, su questa spunta dove c'è l'occhio sbarrato e avresti la possibilità quindi, cliccando qui, di vedere la tua chiave streaming. Quello che devi fare è visualizzarla oppure, anche senza visualizzarla, semplicemente copiarla cliccando qua sul tasto copia. Una volta che hai copiato la tua chiave streaming, devi andare a incollarla all'interno di Streamlabs OBS. Per farlo, torna in impostazioni di Streamlabs OBS e qui incollerai la tua chiave e dovrai confermare cliccando su Fatto. Una volta fatto questo, avrai collegato, e quindi vedrai la stessa situazione che vedo io qui, avrai collegato il tuo canale YouTube a Streamlabs OBS. Ora ci sarebbero alcuni altri settaggi che sono comunque importanti a mio avviso, sono pochi ma vanno
presi in considerazione. Innanzitutto le impostazioni di output, cioè in sostanza, detto in termini più semplici, la qualità del tuo video, quello che trasmetterai su YouTube. Ti consiglio in questo caso, dove c'è qui encoder, di mettere software 264. La velocità in bit normalmente è indicata in 4000. La dimensione del buffer 800, l'intervallo dei fotogrammi chiave 2, il preset dell'utilizzo della CPU fast, ma potresti scegliere anche ultra fast, però io tendo a stare su impostazioni più tranquille proprio per evitare poi una latenza. Quindi queste sono le impostazioni principali che riguardano lo streaming. Per quanto riguarda il recording, qui dovrai settare la cartella dove vorrai che il tuo video venga registrato, nel caso e nell'ipotesi in cui non stai facendo una diretta, ma desideri semplicemente registrare senza trasmettere. Anche in questo caso ti consiglio comunque di settarla, perché averla già settata può essere molto utile nell'eventualità che tu non desideri fare una diretta, ma semplicemente registrare un video che vorrai editare in un momento successivo. Per quanto riguarda le impostazioni di audio, io ti consiglio queste impostazioni: audio bitrate 160, audio traccia 2 160, ma questo naturalmente è nell'eventualità che tu aggiungi più tracce, ma in generale il bitrate è 160. E per quanto riguarda il replay buffer, io qui ho settato 20. Con queste impostazioni ed abilitando il replay buffer io mi trovo particolarmente bene. Queste sono le impostazioni di output. Andiamo a questo punto alle impostazioni audio. Qui io ho messo molto semplicemente come tipo di impostazioni 44.1 e come qui in channels ho messo stereo. Nella sezione video ho messo questi valori: 1920x1080 mi permette di avere uno streaming in alta definizione, quindi sia per quanto riguarda la risoluzione base sia per quanto riguarda la risoluzione output ho messo 1920x1080. Nel caso del downscale, quindi del filter downscale, io qui metterei bicubic, cioè dettagliato, anche nell'ipotesi in cui si debba fare un downscale, quindi senza perdere definizione, 16 samples. FPS, Common FPS Values, non aggiungerei altro, che comunque è un'impostazione praticamente di default, e se registri a 30 fps io metterei 30 fps. Se riesci a registrare ovviamente con degli fps superiori, per esempio 48, 59, 59, 94 oppure 60, potrai settare anche questi parametri, ma io per il momento utilizzo 30 fps. Una volta che hai sistemato questi settaggi, potrai molto semplicemente cliccare su Fatto. A questo punto l'operazione successiva è costruire una scena. Per costruire una scena dovrai a questo punto aggiungere degli elementi alla tua scena. La prima cosa da fare è cliccare su il più per aggiungere una nuova scena. Ti faccio vedere una scena già fatta per farti rendere conto di che cos'è una scena. Io qui ho creato la scena Second Life, ovvero la scena che io attivo tutte le volte che voglio trasmettere direttamente il mio gioco all'interno di YouTube. Cliccando sulla scena Second Life io ho questo risultato. Quindi ho tutta una serie di livelli che fanno parte della scena, come vedi, e che vanno a formare la scena che poi successivamente andrò a trasmettere su YouTube. Per fare questo, come si procede? Torniamo alla nostra scena vuota e immaginiamo di dover costruire una scena. Quindi aggiungiamo una scena. La chiamiamo gioco, ma potete chiamarla come volete. Una volta che ho creato la scena gioco, dovrò aggiungere elementi alla scena gioco, perché questa scena sostanzialmente è vuota in questo momento. Per aggiungere elementi alla mia scena gioco dovrò andare qui, sorgenti, cioè dovrò andare a dire al nostro Streamlabs OBS quali sono gli elementi che dovranno essere catturati e che dovranno fare parte della scena gioco. Che cosa dobbiamo trasmettere quando selezioniamo la scena gioco? Per aggiungere gli elementi che costituiscono la scena, in cui possiamo naturalmente comprendere anche i widget, dovremo andare qua, sul tasto più. Aggiungiamo una nuova sorgente.
La prima sorgente che vorremmo aggiungere è il gioco naturalmente, cioè il nostro viewer. Quindi andremo qui, acquisizione gioco, e faremo aggiungi sorgente. A questo punto io ho due viewer che sostanzialmente sono esistenti e già selezionati. Uno è Blue Eye Viewer e l'altro è Black Dragon. Se clicco su Blue Eye, ecco, lo vede perché naturalmente Blue Eye in questo momento è aperto e quindi automaticamente vede l'immagine. Ma voi non avrete questi valori perché non avrete mai impostato Black Dragon o Blue Eye o qualsiasi altro viewer. Quindi dovrete andare qui, dovrete sostanzialmente trovare la vostra, diciamo, finestra da catturare in modo autonomo. Qui potete chiamare la vostra finestra come volete. Se per esempio utilizzate Filestorm, la potete chiamare Filestorm. Io la chiamo Blue Eye perché uso Blue Eye, quindi la chiamerò Blue Eye. Aggiungi sorgente. A questo punto si apre una schermata come questa, dove devo molto semplicemente andare a dire al programma dove si trova Blue Eye. Ok. L'opzione più semplice a questo punto è andare qui, cioè sostanzialmente catturare da una finestra specifica. Cliccando sulla voce cattura da una finestra specifica, io ho la possibilità di selezionare quale finestra aperta deve catturare Streamlabs OBS. In questo caso la mia finestra sarà Blue Eye. Ed ecco, il gioco compare. Tutto il resto lo lascerei così com'è, non forzerei la scalatura ad una risoluzione specifica, perché questo comporta naturalmente una riduzione della risoluzione del video che state trasmettendo. Quindi lascerei invece impostato limita i fotogrammi della cattura, cattura il cursore se vogliamo catturare il cursore, ma possiamo deselezionarlo se per esempio il cursore non ci interessa. Normalmente nelle dirette il cursore serve, quindi io lo lascerei selezionato. Utilizza il metodo di cattura compatibile con gli anti-cheat. Velocità di cattura normale. Se non avete particolari problematiche con la, diciamo, velocità in upload, che potete sempre controllare con qualsiasi tool che trovate su internet, io lascerei normale. E a questo punto potete lasciare fatto. Una volta fatto questo, avete la vostra finestra. E questo potrebbe essere anche più che sufficiente, nel senso che se non avete intenzione di aggiungere altri elementi alla scena, ma semplicemente trasmettere in diretta il vostro gioco con tutto quello che accade all'interno del vostro gioco, questo potrebbe essere più che sufficiente. Come vedete qui ci sono delle maniglie che permettono di adattare l'immagine alla scena e quindi le potete spostare proprio tranquillamente, anche trascinare, in modo tale da avere un'immagine perfettamente centrata con la scena in base alle vostre esigenze, molto flessibile. Quello che consiglio di fare è, una volta impostata, diciamo, l'immagine all'interno della vostra scena, è andare a bloccare il canale se non avete più intenzione di modificarlo. In questo modo. Se bloccate il canale, evitate di poterlo toccare con tutte le varie sovrapposizioni che potreste fare in un momento successivo. Se volete aggiungere un altro elemento alla scena, lo potete fare cliccando il tasto più. Cliccando il tasto più si possono aggiungere moltissimi altri elementi. Ad esempio potrei aggiungere una sorgente browser. Per esempio potrei dire di catturare una particolare immagine che sta su un viewer. Per esempio io qui metto Chrome, aggiungi sorgente, e dico in questo caso a Streamlabs che mi deve catturare il mio file. No, non è così. Allora, a questo punto io alla scena potrei aggiungere qualsiasi altro elemento, ad esempio in questo caso aggiungendo il tasto più potrei acquisire una qualsiasi altra finestra e quindi potrei andare qui in acquisizione finestra e semplicemente dire che io voglio l'acquisizione di una finestra particolare, in questo caso ho selezionato Chrome perché l'avevo già selezionata, voi non avrete Chrome, quindi lo potete tranquillamente cliccare qua, cioè indicare un nome che vi possa essere di aiuto per poter ritrovare poi facilmente questo livello. Potrebbe essere Firefox, potrebbe essere qualsiasi altro tipo di browser utilizzate, e aggiungere la sorgente. A questo punto, come prima,
si potrà selezionare una finestra specifica. Quindi in questo caso io potrei selezionare Chrome, eccolo qua. E in questo caso mi apre la finestra di live streaming che avevo aperto poco fa. E gli dà fatto. Anche in questo caso posso andare poi a ridimensionare l'immagine, per esempio io potrei volere che questa immagine sia in qualche modo sovrapposta all'altra immagine del visualizzatore e quindi la posso tranquillamente andare a scalare, spostare, insomma come preferisco. Una volta che ho fatto la mia scelta, come dicevo prima, blocchiamo il livello in modo tale da essere certi di non andare più a toccarlo. Ricordiamo che questa schermata si vede sopra l'altra schermata, cioè il visualizzatore Blue Eye, perché Chrome come livello è posto sopra. Se pasticciamo con questi livelli e per errore per esempio mettiamo Chrome qua sotto Blue Eye, non lo vedremo, pur essendo comunque presente come finestra, e allora a questo punto andrà spostata. Quindi ricordiamoci che possiamo spostare le nostre finestre, ma nel momento in cui spostiamo le nostre finestre dobbiamo ricordarci anche poi di andarle a risistemare, perché a me è capitato di fare questo errore di non trovare più le finestre sottostanti il livello. Quindi manteniamo un certo ordine all'interno dei sorgenti. Un'altra parte che è molto importante è quella del mixer. Per quanto riguarda il mixer, io consiglio di tenere disattivato l'audio del desktop, in quanto riporta tutti i suoni, per esempio i click del mouse e tutte queste cose, che naturalmente non servono e sono brutti all'interno di una diretta. Consiglio invece di lasciare attivo anche invece altri microfoni che sicuramente servono in questo contesto, quindi l'audio del desktop disattivato, ma per quanto riguarda invece tutto il resto dell'audio in entrata e in uscita attivo. In questo momento noi vediamo soltanto l'audio del desktop e un microfono dispositivo ausiliario, che però è disattivato. Ma qui noi non stiamo catturando audio, nella nostra scena come sorgenti abbiamo messo soltanto il visualizzatore e Chrome, non abbiamo inserito l'audio. Quindi dobbiamo inserirlo, altrimenti parleremo a vuoto. Clicchiamo quindi sul più e a questo punto dovremo andare a inserire il nostro audio. Acquisizione audio in entrata. Aggiungi sorgente. Cattura l'audio in entrata. Si può lasciare così senza andare a modificare nulla e aggiungere il sorgente. Poi si può cliccare su ancora più e possiamo a questo punto andare in acquisizione audio in uscita, cioè output audio, che è questa, e aggiungere sorgente. A questo punto abbiamo la nostra scena, cioè potremo parlare. E come vedete a questo punto qui abbiamo delle opzioni che prima non avevamo: cattura audio in entrata, rileva il mio microfono, cattura audio in uscita, microfono dispositivo ausiliario che va attivato nell'eventualità in cui per esempio volete trasmettere le voci di altre persone che stanno all'interno del gioco, cioè nel senso, se parlate voi tranquillamente potete utilizzare l'audio in entrata che è qua presente, ma se volete catturare anche le voci di altre persone che sono all'interno del gioco e che usano il voice normale, a questo punto dovete attivare questo microfono dispositivo ausiliario andando e cliccando su qua. In questo modo avete il ritorno delle voci che sono all'interno del gioco. Mentre invece, come dicevo, l'audio del desktop io lo lascerei disattivato, perché vedere o sentire comunque continuamente dei rumori che riguardano i click che si fanno sul mouse o qualsiasi altro rumore che viene da Windows diventa abbastanza fastidioso. Una volta che siamo pronti e abbiamo creato la nostra scena, una scena assolutamente basilare, non abbiamo messo dei widget per esempio, non abbiamo messo delle transizioni, quello magari poi lo vediamo con un altro specifico video tutorial, a questo punto possiamo andare in diretta. E quindi potremmo cliccare qui su Vai in diretta. Se clicco su Vai in diretta, a questo punto io posso andare a riprendere la mia diretta test che avevo selezionato prima e che mi ritroverò qui. Quindi cliccherò sulla mia diretta test
Posso personalizzarla naturalmente mettendo il titolo e la descrizione in modo sicuramente migliore di come ho fatto io. Eventualmente posso collegare il mio streaming anche su Twitter se voglio contemporaneamente andare a collegare, cioè a postare su Twitter in modo tale che i follower possano sapere che sta per andare in diretta su YouTube un mio video. Non si tratta di fare un multistreaming, semplicemente di condividere il link per la diretta che sta andando su YouTube. Conferma e vai in diretta. Nel momento in cui confermi e vai in diretta, non devi fare più niente altro se non aspettare. A questo punto, se torniamo su YouTube e sulla schermata delle dirette, naturalmente dobbiamo lasciargli un po' di tempo perché un po' di latenza è consentita, vedremo che il nostro canale YouTube andrà a dialogare con il nostro, qui già dice connessione eccellente, con il nostro Streamlabs OBS. Non appena i due programmi dialogano, cioè YouTube dialoga con Streamlabs OBS, qui inizieremo a vedere la nostra scena. Ed eccola qua, dal vivo. Ripeto, diamo sempre un po' di tempo, perché naturalmente stanno facendo un bel lavoro. A questo punto Streamlabs mi dice che io sono live e lo vedo anche da qui. Se ci fossero degli spettatori, qui vedrei il numero degli spettatori. Se ci fossero delle persone che scrivono sulla chat, sulla live chat, io qui vedrei i messaggi. Non potrei rispondere a questi messaggi da qua. Dovrei comunque andare sul live streaming per poter effettivamente rispondere. Ok? Quindi mai la risposta da Streamlabs, ma la risposta potrà avvenire sempre e soltanto da YouTube. Ok, ora supponiamo che abbiamo finito il nostro live streaming e quindi torniamo a Streamlabs OBS e a questo punto possiamo terminare lo streaming in basso a destra qui. Io ho impostato un ritardo di 5 secondi, nel senso che per essere sicura che poi naturalmente non mi si interrompa, non si stronca la comunicazione, ho impostato un piccolo ritardo di 5 secondi, ma questa è una valutazione assolutamente soggettiva. Tornando qui, vedremo che lo streaming è completato. A questo punto possiamo o continuare a modificare il nostro video in Creator Studio oppure ignorare e quindi salvarlo così com'è. Ma il live streaming, una volta effettuato, dove lo troviamo all'interno di YouTube? Per trovare il live streaming appena effettuato all'interno di YouTube bisogna andare qui. Bisogna andare in particolare su YouTube Studio, quindi a questo punto io vado su YouTube, vado su YouTube Studio e vado nei video pubblicati, quindi seleziono i miei video e vado in quelli pubblicati. Qui troverò il mio ultimo live streaming, che ancora non sarà visibile sul mio canale perché ci vuole un po' di tempo affinché sia visibile. In questo caso non sarà mai visibile perché è privato, ma se fosse pubblico ci vorrebbero comunque 10-15 minuti prima che sia visibile anche sulla home page del canale. Ora, in questo caso a me non interessa questo live streaming, quindi io lo vado a eliminare, ma se lo volessi conservare potrei editare anche i sottotitoli o qualsiasi altra cosa come se fosse un video normale caricato e non un live streaming. A questo punto io lo vado a eliminare, quindi clicco qui ed elimino definitivamente. Ok. Bene, per il momento è tutto, abbiamo visto come fare una banalissima scena, come costruirla con i suoi vari elementi e come andare in diretta con Streamlabs OBS. Se questo argomento ti interessa metti un mi piace, lasciami un commento e scrivimi in particolare che cosa ti interessa sapere di questo interessantissimo software. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!